Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi, con alcuni scarti di ferro che ho trovato all'interno del mio garage, in realtà ho smontato un progetto che non mi era riuscito, realizzerò un supporto per una smerigliatrice doppia da banco, quindi la toglierò dal mio bancone e la metterò al muro per evitare di avere intralci sul bancone e avere più spazio a disposizione. È un progetto che in parte ho copiato dall'ultimo video di Sebbi Torrisi, perché anche lui ha fatto la stessa cosa e mi è venuta l'idea che effettivamente togliere la smerigliatrice dal banco e metterla al muro è una cosa utile che appunto libera spazio e comunque ci fa passare tempo in questo periodo di quarantena. Quindi ora, con le mie grandissime abilità da fabbro, taglierò il metallo, lo salderò, dopodiché applicherò il legno che farà da base per la smerigliatrice e la vedremo montata al muro. Ovviamente la vernicerò, eccetera. Ma prima di iniziare a vedere come ho fatto tutto il lavoro, sigla. Scusate, non ho una sigla, quindi iniziamo direttamente a vedere come ho proceduto con la realizzazione di questo supporto. Cominciamo. Inizio tagliando il metallo con la sega specifica appunto per i metalli. Sto tagliando dello scatolato da 3 cm x 2, spesso 2 mm. Ho seguito tutti i tagli a 45 gradi, questi sono i pezzi, verranno disposti in questo modo. I tagli a 45 gradi permetteranno una saldatura che occuperà più superficie, quindi reggerà meglio. Sulla parte posteriore, sempre a 45 gradi, andranno questi due pezzi sostenuti da altri due pezzi inclinati. Dopodiché, con la levigatrice a nastro ho creato la bisellatura, ho pulito i pezzi in modo da consentire la penetrazione della saldatura. Dopodiché ho realizzato i 4 fori sfalsati in modo da poter fissare la struttura al muro. È arrivato il momento finalmente di saldare i pezzi. Utilizzerò la saldatrice a filo animato. Questo sicuramente diventerà motivo di argomento giù nei commenti, anzi vi invito a scrivere la vostra opinione, però vi dico la mia. Ho appreso, studiando e ristudiando, l'utilizzo della saldatrice a filo animato, non a gas. La saldatrice a filo animato si comporta come l'elettrodo perché rilascia scoria. In quanto tale va tirata e non va spinta. Spesso tantissimi professionisti commentano sotto i video di chi utilizza la saldatrice a filo animato, non solamente sotto i miei video, dicendo che la saldatrice a filo si spinge. È vero, ma solamente nel caso in cui ci sia il gas. Nel caso in cui non ci sia il gas, allora va tirato come l'elettrodo. Questo è quello che io ho appreso e quello che mi vedrete fare ora in questo video. Chi è professionista utilizza la saldatrice a gas e non ha mai utilizzato la saldatrice a filo animato, ovviamente giustamente sostiene la sua teoria perché è abituato a saldare in quel modo, ma con questa dovrebbe essere al contrario. Quindi commentate, mi raccomando, senza litigare sotto al video, dicendo la vostra opinione. Io intanto saldo e poi vediamo. E adesso saldiamo i sostegni della fiducia. Il ribattezzo così, visto le mie saldature, e allora ho deciso di mettere pure questi sostegni in diagonali. Andiamo. Bene, ho atteso che si raffreddasse, adesso una bella smerigliata e poi proseguiamo. Pezzo ripulito e adesso un tocco di verniciatura. Ma prima realizzo un piccolo accessorio extra che arricchisce il tutto. Quindi do una rapida limatina alle sbavature del metallo, segno il centro della barra frontale ed eseguo un foro. Quello che mi avete visto lavorare finora è uno scarto di lavorazione che sfrutterò per creare un gancio che può tornare sempre utile, quindi lo rivetto. Utilizzerò questa rivettatrice della Tac Life, vi lascerò il link in descrizione per poterla comprare se vi interessa, e se volete fatemi sapere, vi farò anche una recensione su questo prodotto. Perfetto.
Adesso finalmente posso dipingere. Ho scelto di utilizzare il nero opaco per alte temperature perché è una finitura che mi piace molto e si addice allo stile del supporto che sto realizzando. Smonto quindi una mia vecchia pedana malandata da cui recupererò il legno e poi lo taglio rapidamente con la sega a nastro. Quindi incollo i pezzi affiancandoli per creare un unico ripiano e la lascio asciugare per un'ora stretta dai morsetti. Dopo un'ora posso finalmente rimuovere i morsetti quindi e dare una accurata levigatura con la levigatrice a rotorbitale sulla parte frontale, senza tralasciare però una passata anche nella parte inferiore per rimuovere colla e schegge. Quindi posso finalmente squadrare per bene il ripiano e dargli la forma rettangolare esatta per riporla sul supporto. E adesso arrotondo il bordo del pianetto fresandolo con il mio rifilatore della Katsu e due passate sono sempre meglio di una. Quindi do una leggerissima passata con la carta vetrata per rimuovere qualche scheggia. Eppure io ero sicuro di avere l'olio di lino qua in garage, invece non lo trovo, quindi dato che stiamo parlando di riciclo, olio extravergine di oliva. E utilizzando la squadra combinata sto praticando dei segni per realizzare i fori in modo da avere sempre la stessa distanza per ogni angolo. Per forare il legno sto utilizzando una punta per metallo, in modo che attraversandolo lascerò il segno sul metallo e potrò ricopiare i fori nella stessa posizione anche sulla struttura. Quindi spruzzo olio da taglio, dopodiché pratico un preforo da 5 mm che andrà poi allargato fino a 9 mm. E adesso inserisco con questa rivettatrice questi rivetti che sono delle boccole filettate. Quindi con la smerigliatrice angolare accorcio le viti M6 che utilizzerò per fissare il pianetto alla struttura. Dopodiché smusso la parte della filettatura rovinata dal taglio. Già il risultato mi piace, se vi interessa vi faccio anche una recensione della rivettatrice per mettere le boccole filettate. E questo è il risultato finale. Grazioso, no? Tutto legno riciclato, olio extravergine di oliva, una bomboletta spray, un paio di bulloni, la saldatrice a filo economica che però comunque ha permesso di unire i pezzi perfettamente. Bene, quindi fissiamola a muro. Questi serviranno semplicemente ad evitare che quando lo poggio a muro si graffi anche se la parte è nascosta. I fori sono messi appositamente sfalsati esternamente, sia da questa parte che da questa, perché avendo messo i supporti che ho ribattezzato come supporti della fiducia, impedirebbero se no di poter avvitare le viti. Quindi l'ho messo leggermente di lato appositamente per avere la possibilità di utilizzare l'avvitatore. Allora ragazzi è rimasto solamente da fissarla a muro, quindi vista la mia statura la posiziono a questa altezza.
Beh, che dire, a me piace, sia esteticamente che dal punto di vista funzionale. Altezza giusta davanti al mio viso, quindi posso lavorare tranquillamente senza star piegato. Proviamola. Va bene, ragazzi, io ho finito con questo video e spero di avervi fatto piacere con la realizzazione di questo supporto semplicissimo, appunto, ripeto, realizzato con scarti, quindi recuperi che avevo qua in garage. Penso che sia abbastanza funzionale, bella da vedere. Ovviamente vi lascerò tutti i link di ciò che ho utilizzato per la realizzazione sotto nella descrizione. A questo punto non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, cliccare anche sulla campanella in modo da attivare pure le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un video e basta, ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!